In questo caso nella slide si può vedere la monografia del propranololo cloridrato presente nella farmacopea europea, quindi questa è l'edizione inglese, in lingua inglese. E, come si può vedere, la sostanza è identificata dal suo nome, dal nome in latino, che viene utilizzato solitamente per usi un po' secondari come preparazioni galeniche, come alcuni usi in medicina alternativa, eccetera. Una formula di struttura della sostanza stessa che viene accompagnata sempre anche dalla formula bruta e dal peso molecolare, identificato come MR in questo caso, cioè sempre identificato come MR in questo caso 295.8, che è appunto il peso molecolare della molecola stessa, seguita da una sezione detta definition, che non è altro che il requisito di purezza della sostanza stessa, cioè qual è la purezza con la quale questa sostanza può venire utilizzata per scopi farmaceutici. Nel caso del propranololo, ad esempio, viene prescritta una purezza compresa tra il 99 e il 101%, per cui un'eventuale analisi della materia prima deve dare questo risultato perché la sostanza possa essere ammessa poi all'utilizzo e quindi, ad esempio, in un'industria alla seguente trattamento per la produzione, ad esempio, di una capsula, di una compressa e così via. Come questa purezza può venire determinata viene evidenziato nell'ultima parte della monografia, che poi vediamo appunto in seguito, essendo proprio la parte finale. Dopo la definizione c'è la parte characters, cioè l'aspetto della sostanza, polvere bianca, gialla, cristalli e quello che è, e poi c'è una sezione chiamata identification, cioè l'identificazione. L'identificazione è semplicemente, normalmente sono dei semplici test qualitativi, appunto, che ci danno un'indicazione sul fatto che la sostanza sia esattamente la sostanza che deve essere e non un'altra. Normalmente sono test colorimetrici, test di precipitazione e possono anche essere test generici, ad esempio nel caso del cloridrato di propranololo il test dei cloruri, che quindi rimandano alla prima parte, quella generale, per come deve essere effettuato il test dei cloruri. Quindi non tutto quello che riguarda la nostra sostanza viene sempre specificato nella parte della monografia, ma spesso si fa riferimento appunto ai test, alle analisi, alle metodiche che sono riportate invece nella prima parte, quella di cui abbiamo parlato prima, quella generale.